Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio e prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo questo bellissimo albero di evoluzione e di crescita, quindi già ci fa capire che la settimana inizia con una buona predisposizione all'analisi, al cercare anche di mettersi in moto per far crescere magari un progetto, un'idea, riprendere un qualcosa che è stato messo da parte, trascurato, valutare alcuni pregressi di alcune situazioni per poterle gestire al meglio, anche per prendersi cura di se stessi o per prendersi cura di una relazione, di una persona nello specifico, visto che c'è la carta dell'uomo. Magari essendo un'energia generica può consigliare a noi stessi di essere molto più chiari, molto più determinati, lucidi, prendere in mano alcune situazioni, prendere il controllo di noi stessi, oppure semplicemente magari dobbiamo accogliere l'aiuto, il sostegno di una persona con queste caratteristiche. Magari si può avere a che fare anche con alcune situazioni dove c'è proprio bisogno di intervenire immediatamente e la chiave ci porta a far capire che dobbiamo aprire delle nuove porte o trovare delle soluzioni, oppure molto lucidamente capire che cosa al momento non richiede la nostra attenzione, quindi di mettere un attimino da parte e di favorire un qualcosa di molto più costruttivo, un qualcosa che può essere utile proprio per il nostro futuro. Quindi va sistemato, va fatto proprio adesso e ci sono appunto le possibilità che ci apriranno a queste circostanze. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore e relazioni. Vediamo innanzitutto coppia single, ricordo che ovviamente per chi non è interessato magari può ascoltare lo stesso, perché alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo l'Iris. Iris è tendenzialmente una carta abbastanza positiva che all'inizio, soprattutto all'inizio della settimana, ci porta sicurezza emotiva, ci porta serenità, tranquillità, a volte anche coccole, attenzioni, messaggi teneri, qualcosa di abbastanza positivo. In realtà questa energia potrebbe riflettersi un po' in tutta la settimana, tranne forse nella parte centrale dove questa ninfea può portare qualche dubbio, qualche incertezza. Non necessariamente negativa, vuol dire che si può trovare comunque complicità o si può risolvere un qualcosa che salta fuori. A volte potrebbe essere un blocco, un impedimento, un rinunciare, mettere da parte qualcosina, come abbiamo visto sin dall'inizio, per concentrarsi su un qualcosa di più importante. Può succedere, magari abbiamo programmato degli impegni, delle cose e invece c'è un'incombenza, c'è qualcosa che merita la nostra attenzione. Quindi in realtà nulla di grave, magari dobbiamo semplicemente rivedere
i nostri piani, oppure le nostre aspettative. Per i single, l'iris, come dicevo, è abbastanza positivo e poi c'è anche il Giacinto che ci fa capire che in realtà ci sta quel nuovo coinvolgimento o desiderio. A volte può essere un gioco amoroso, di seduzione, di attrazione quando ci sono dei messaggini, quando si incontra una persona che magari attira la nostra attenzione, quindi anche una nuova conoscenza, potrebbe essere già presente una persona nella vostra vita che vi stuzzica, può essere interessante per voi, ma in realtà io parlo anche di una persona che può provare interesse, cioè attrazione nei vostri confronti, può essere manifestata oppure non esplicitamente, magari a livello intuitivo potreste avvertire queste energie. Il fatto che ci sia la ninfea dipende, perché se l'attrazione è magari da parte vostra, allora forse possono esserci delle complicazioni, chiamiamole così, perché forse la persona è impegnata o forse al momento non ci sono le circostanze giuste proprio per conoscersi e frequentarsi. Dall'altra parte, se invece è quella persona ad essere interessata, magari può esserci questo gioco di sguardi o comunque di messaggi, se c'è già un contatto, eccetera. Adesso andiamo avanti con la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Trovo la carta disgrazia, attenzione, non deve spaventare, essendo una carta molto, molto complessa e molto difficile, è vero, può trattarsi di un impedimento, un blocco, di un qualcosa che salta fuori così, può essere un imprevisto. Allora, quindi consiglio sempre di fare attenzione a se stessi, alle proprie finanze, di curare le cose nei minimi dettagli oppure di approfittare di un episodio, ad esempio nel proprio ambiente lavorativo o magari ci sono dei possibili litigi, discussioni, se tendiamo a lasciare andare, a far finta di niente, forse magari questo potrebbe essere il momento giusto di cogliere la palla al balzo e di intervenire. Quindi da una situazione negativa si può trasformare come proposito proprio per cercare di risolvere o quantomeno mettersi in condizione di non subire più, questo per farvi un esempio, oppure di cogliere una circostanza finalmente per manifestare i propri dubbi, le proprie perplessità e mettere in moto le nostre capacità per ottenere risultati. E infatti qui, essendoci la carta dell'amore e dell'allegrezza al cuore, ci sta dicendo che comunque ci sono dei buoni risultati, sia come questa carta rappresenta pace e armonia o anche opportunità di conquista, di slancio, di circostanze favorevoli per il nostro lavoro, per le nostre finanze, cose che portano gioia nell'immediato, ma anche gioia nel prossimo futuro, perché se avete in mente di fare dei grandi cambiamenti, allora può saltare fuori quell'opportunità di fare un buon affare o di, come vi dicevo, di migliorare le proprie finanze riguardo a dei guadagni o anche di soddisfazioni e altri di miglioramento, soprattutto se c'è una fase critica, sia che può riguardare delle persone, sia che può riguardare delle spese eccessive che avete dovuto sopportare. Per chi è alla ricerca c'è questa fase che forse vi trovate già da un po' di tempo e allora c'è la fase di superamento con nuove opportunità, nuove circostanze che finalmente si aprono davanti a voi, quindi è una fase di evoluzione e di crescita molto più positiva rispetto alla fase precedente e quindi vedete già dei risultati oppure vi cominciate a mettere in moto in questo momento e poi li vedrete successivamente. Possono arrivare anche dei colloqui, delle proposte, nuovi stimoli
che vi incoraggiano ad andare avanti, oppure a trovare nuove situazioni, nuove cose che vi possono, piacere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!